Buongiorno, io sono Francesco Laurenti, dirigo qui in Yulm l'International Center for Research on Collaborative Translation e siamo qui oggi per parlare di una delle azioni di ricerca e anche dei progetti che abbiamo concluso da poco e che stiamo adesso iniziando a presentare a livello internazionale. Si tratta nello specifico del progetto che abbiamo voluto chiamare AI-NEID, giocando proprio sul duplice nominativo legato all'opera ovviamente virgiliana dell'Eneide e attraverso quella che per noi voleva essere una sfida, ovvero il tentativo di rendere attraverso l'intelligenza artificiale, da qui il gioco di parole col titolo dell'opera virgiliana, nostra sfida era quella di creare la prima, se vogliamo, traduzione intersemiotica del testo virgiliano tradotto in immagini dall'intelligenza artificiale. Ci siamo chiesti come tradurrebbe oggi l'intelligenza artificiale l'opera virgiliana, partendo proprio da questa domanda, con i software che un paio d'anni fa insomma ancora non erano quelli che conosciamo oggi. Abbiamo cercato appunto di lavorare alla realizzazione di questo video che a quanto ci risulta in qualche modo è unico nel suo genere. Nel nostro caso l'attenzione e l'intenzione era quella di rendere il testo quanto più, se vogliamo, fedele dal punto di vista filologico all'opera originale, e questo ha comportato l'inevitabile collaborazione molto fruttuosa tra un gruppo allargato di partner e anche di istituzioni internazionali, e nello specifico penso tra i partner che hanno collaborato in maniera più stretta alla realizzazione di questo progetto, penso alla Rotta di Enea, che è uno degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa. Tra gli altri partner che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto penso sicuramente al Karma Lab della Koç University di Istanbul, penso al team coordinato dalla professoressa turca Özlem Berk, nota traduttrice ed esperta di traduzione, e dall'altro canto anche una trasposizione che attraverso la figura di Marta Muscariello e del centro Euresis Yulm ha reso possibile anche la realizzazione di un'audio descrizione accessibile per accompagnare questo prodotto. Abbiamo coinvolto anche figure di studenti, i nostri studenti della laurea magistrale qui in Yulm, che attraverso delle work experiences hanno appunto avuto la possibilità di confrontarsi con se vogliamo, con un progetto che al contempo ha permesso loro sia di formarsi, ma soprattutto di farlo in ottica, se vogliamo, innovativa, ma soprattutto anche professionalizzante. L'intelligenza artificiale che ama comunicare in inglese e soprattutto essere istruita in lingua inglese ci poneva una sfida grande, laddove il testo di partenza, e a quello noi volevamo rimanere quanto più fedeli possibile, era un testo in lingua latina, e quindi lì c'è stato tutto un lavoro di costruzione, ad esempio, di glossari, di banche dati lessicografiche legate al lessico appunto virgiliano, e soprattutto delle traduzioni. Questa è stata una delle intuizioni che abbiamo avuto. Siamo andati a cercare le più autorevoli traduzioni dell'Eneide in lingua inglese e da lì anche ci siamo mossi. Sono Giovanni Cafiero, presidente dell'Associazione Rotta di Enea, che ha promosso la certificazione dell'itinerario Rotta di Enea, l'itinerario descritto dell'Eneide, come itinerario culturale del Consiglio d'Europa, ottenendo la certificazione nel 2021. Questa certificazione corrisponde al riconoscimento del patrimonio culturale legato alla figura, al mito di Enea, come patrimonio comune europeo. E proprio su questa missione dell'itinerario culturale Rotta di Enea che è avvenuto l'incontro con Yulm. Yulm, attraverso le sue attività di traduzione, ma anche di sperimentazioni e ricerca nel campo della comunicazione, ha creato questo documentario, questo film, documento e espressione anche artistica, AI-NEID, e che contribuisce, a mio avviso, a fornire un nuovo strumento per avvicinare un pubblico più ampio, per scoprire anche aspetti nuovi del testo che abbiamo trovato subito di grande interesse. L'esperimento è per noi di grandissimo interesse
perché l'utilizzo di nuovi media è sempre un elemento di arricchimento che affianca e può dare prospettive e anche capacità di penetrazione anche emotiva del patrimonio culturale anche nelle nuove generazioni. La collaborazione con Yulm non si è limitata all'interesse per questa attività di ricerca sull'intelligenza artificiale, ma sta coinvolgendo diverse studentesse del dipartimento della facoltà, del dipartimento che si occupa di traduzione, ed è molto interessante perché in parallelo ad attività di traduzione dei testi legati all'itinerario culturale Rotta di Enea, è nata anche in alcune di queste studentesse un interesse anche per l'aspetto della comunicazione, quella produzione di testi. E credo che le due cose, diciamo, la traduzione e la produzione di testi per la comunicazione possano integrare molto bene un percorso formativo interessante e completo. L'idea di base era quella appunto di utilizzare quanto più possibile il testo originale. Da qui l'idea, il paradosso di una traduzione letteraria nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Quindi ciò ha comportato che si escludesse da subito un passaggio diretto dal testo al video. E quindi abbiamo adottato una duplice sequenza, cioè quella di un passaggio iniziale da testo a immagine utilizzando Midjourney. Nello step successivo, partendo dalle immagini generate quali prompt, le sequenze clip video. I software sono addestrati con dataset che spesso non sono sufficienti per rappresentare un determinato periodo storico, e questo è esattamente quello che è successo con il periodo in cui si svolge la vicenda di Enea e della caduta di Troia. E per fare degli esempi, quando noi nel prompt scrivevamo Troia 1200 a.C., venivano fuori capitelli corinzi. Quindi i software utilizzati non avevano conoscenza, tra virgolette, delle architetture e anche della figurazione storica di quel determinato periodo. Quindi un altro problema è quello della raffigurazione e rappresentazione dei personaggi. Per Enea abbiamo utilizzato le descrizioni provenienti direttamente dall'Eneide, dal testo virgiliano, chiaramente nella traduzione inglese, informazioni che abbiamo poi rielaborato nel prompt, ma il risultato è stato quasi sconcertante, cioè Enea era sostanzialmente Kevin Costner in Balla con i lupi. Sono Federica Villareale, dottoranda a Yulm, e insieme al professor Laurenti, a Fabio Morotti e a Eleonora Gatto ho partecipato al progetto AINEID. Personalmente, insieme a una mia collega Eleonora Gatto, ci siamo occupate della parte più linguistica del progetto, in quanto abbiamo prodotto dei sottotitoli in italiano a partire dall'inglese, che è la lingua in cui il video è stato prodotto e quindi la lingua in cui parlano i personaggi e la voce fuori campo, e è stata per noi un'opportunità per applicare alcune delle competenze che abbiamo acquisito durante il corso di laurea, in particolare quelle proprio pertinenti alla traduzione audiovisiva. Infatti, oltre alle nostre competenze linguistiche, per cui abbiamo inizialmente tradotto semplicemente il testo dall'inglese all'italiano, poi abbiamo dovuto adattare la traduzione del testo italiano alle norme e ai vincoli della sottotitolazione.